conosciuto tutti il film, la regia di Ang Lee, ma è tratto da un magnifico racconto lungo, una novella di Annie Proulx. Cos'è che ti ha attratto in questo film? Cos'è che ti ha spinto a recitare in questo film? Oltre la qualità, ovviamente. Well, you know, I think it's probably almost every actor's dream to work with Ang Lee. So, you know, when I heard that Ang Lee was making another film, I said, what is it? And I want to be a part of it. And then, you know, I had heard about this script for many years before. It had been around for a long time. And I read it and it just moved me so much. You know, I remember crying when I was reading it, and it was just, it moved me so much. And then you know, there were a number of combinations of actors that Ang was thinking about. And a few of them were a little, I guess, afraid or didn't want to do it or whatever it was. And then he would only want certain actors together. And Heath and I were a combination that he thought in his mind. And I met with Ang, and I didn't really have any choice. I wanted to do it, and it was his decision, and he decided on us. It was a very awkward meeting when I met him. Can I ask you why? I sat there, I was brought into the room and he sat in the corner and he was sort of nodded at me, and I sat there and we talked, and then he asked me to leave. That was it. And about a month later I was told that I was playing the part. And I think a lot of people ask me often, was I aware, was I afraid to play a character at the time? Was there any sort of risk involved? And people have said to me often, you know, you take risks. I grew up in a particular way. I didn't consider this that. I saw this very, very clearly from the beginning as a love story. And that was it, with really no judgment or prejudice. It was... Credo che sia il sogno di qualunque attore lavorare con Ang Lee, e avevo appunto sentito che era sua intenzione fare un altro film, e io ero deciso, insomma, a far parte di questo progetto. Devo dire che avevo sentito appunto già parlare di questa sceneggiatura che girava un po' da tempo. Quando l'ho letta mi ha commosso, ho pianto nel leggerla, e praticamente tutto si giocava sul trovare la giusta combinazione di attori. So che alcuni avevano timore un po' di fronte a questo progetto, e lui voleva soltanto appunto una combinazione che potesse funzionare bene tra attori, e quindi la combinazione giusta è risultata essere quella con Heath. Mi ricordo l'incontro con Ang, non mi diede scelta, la decisione fu solo sua. Un pochino mi ricordo a disagio, insomma, in quell'occasione, perché lui si mise in un angolo di una stanza dove io fui fatto accomodare. Mi ricordo che insomma annuiva, si parlò e poi mi chiese di andarmene. Un mese dopo mi è stato detto che avevo ottenuto la parte, e tanta gente mi chiede se fossi consapevole di quello che stavo per fare, se in qualche modo avessi percepito il rischio, se avessi qualche remora. Ma in realtà non ragiono in questo modo, cioè prendere o meno correre o meno un rischio non è questo il discorso. Per me dall'inizio mi è apparso chiaramente come una storia d'amore, e così l'ho valutata, senza giudicare, senza pregiudizi. Hai parlato del rischio, il film è di 12 anni fa, 2005, e evidentemente racconti che all'epoca rappresentava, almeno per alcuni, un rischio. Lo è tuttora ad Hollywood interpretare una storia d'amore omosessuale? Yeah, I think we're in a very different place in terms of the entertainment industry, and you know,
same-sex love stories, and I think we see it on television, we see it on streaming media, we see it in movies. It's a much more regular occurrence. I could list off, and we all know them, many shows and movies that say that. And at the time, there was not as much of that, at least I think in popular culture in that way. I think that I'm not quite sure right now. At least in America, I'm not quite sure what's going on. So I can't really speak to the immediate moment. It's a very confusing time. There feels like a bit of a decay of culture in a way, and I'm afraid of that. But at the same time, it fortifies me and my beliefs and my opinions about sort of what I believe to be right in my heart. And it just makes me want to tell more stories. So I think a lot has changed since then, yes. I'm not sure if it's as a result of a movie like Brokeback Mountain or if it's just our ability to have the courage to accept the things that are right. Oggi è diverso per quanto riguarda storie d'amore tra persone dello stesso sesso, ne vediamo molte di più in televisione, in streaming, anche al cinema, sono tante, adesso potrei fare un lungo elenco di esempi. All'epoca non era così, almeno non per quanto riguarda la cosiddetta pop culture, quindi la cultura più popolare. Non so in realtà adesso quale possa essere la situazione negli Stati Uniti da questo punto di vista, non è chiaro per me quello che stia accadendo. L'attualità insomma è caratterizzata da un elevato grado di confusione, forse si potrebbe anche parlare di un degrado culturale, ci sono delle paure, ma questo non fa che confermare appunto le mie posizioni, quello in cui credo e quello che ritengo sia giusto nel profondo del cuore, e questo mi porta a voler raccontare sempre più storie. Non so se sia possibile affermare che una differenza in fondo, in parte almeno, è stata dovuta a questo film, o forse semplicemente per il fatto che siamo pronti ad accettare ciò che sappiamo essere giusto. I should really clarify that what I mean by right is I'm just speaking about love between two people. Voglio chiarire che quando ho detto giusto semplicemente intendo l'amore tra due persone. Grazie. Anche il prossimo film è diretto da un eccellente regista, vediamolo. Yes, you're show more environmental science. I work in office